E l'ultima volta che sono stato da queste parti mi sono perso. L'inverno scorso ero sulla cima del Monte Gennaro e ho avuto difficoltà a trovare il sentiero. E sono tornato qui sui Monti Lucretili per provare gli ultimi giorni la Olympus EM1 Mark III. La settimana scorsa ero alle cascate del Monte Gelato e volevo provare la funzionalità di scatto ad alta risoluzione, però con le lunghe esposizioni questo non è stato possibile, per cui oggi qui a Monte Gennaro cercherò di provare questa funzionalità, lo scatto ad alta risoluzione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like qui all'inizio del video, rimanete con me qui sul Monte Gennaro perché oggi veramente non so come andrà a finire. Il tratto più caldo del sentiero verso il Monte Gennaro è passato da quella parte all'inizio molto assolato, devo dire che la temperatura era davvero alta, alle volte un po' fastidiosa, però purtroppo il periodo ormai è davvero fuori controllo, le temperature in città si aggirano intorno a 40 gradi, per cui alle volte forse l'unica via di scampo è qui in mezzo al bosco. E qui all'inizio della Valle Cavalera incontriamo degli esemplari di faggio davvero monumentali. Guardate questo qui dietro le mie spalle, è davvero gigantesco, molto bello. Qualcuno lo chiama il candelabro, ma insomma sono soprannomi locali. Veramente è un esemplare molto bello. Cercherò di fotografarlo con l'Olympus, con un zoom 12-100 mm per avere una maggiore versatilità intorno ai vari lati di questo albero veramente stupendo. Ci sono lì sulla corteccia alcune formazioni molto interessanti, dietro ci sono dei rami che sono nuovi e sembrano degli alberi di per sé, proprio come degli alberi che spuntano dallo stesso albero, però la luce nel pomeriggio dentro il bosco è sempre un po' un fattore critico, per cui qualche scatto al volo, poi mi sposterò velocemente verso il pratone di Monte Gennaro per decidere un po' come andrà a finire l'escursione di oggi. Devo essere onesto, in tanti anni che frequento il Monte Gennaro non mi era mai capitato di attraversare la Valle Cavalera in un periodo tardo primaverile, quasi estivo come quello di oggi. Ci sono faggi secolari in ogni angolo, qui ai bordi di questa valle, la Valle Cavalera, che vedete è costituita da un fondo di ciottoli, quasi fosse il greto di un fiume. Ci vorrebbe un geologo per capire l'origine di questa valle, davvero molto interessante. Spesso in inverno qui, quando vengo con la neve, è molto umido, scivoloso, i sassi sono molto
davvero insidiosi. Invece oggi, con questo clima asciutto, l'ambiente è davvero molto bello. E quella che inizialmente era iniziata come una salita al Monte Gennaro si sta trasformando in una sessione di fotografia nel bosco, perché fotografare questi alberi in questa condizione di luce così particolare è quasi una sfida, è molto bello. Si creano dei controluce, magari dei giochi con il sole che si nasconde tra il fogliame, e sto sfruttando veramente al massimo le capacità di questa Olympus nei controluce, per vedere un po' come si comporta il flare della macchina, come gestisce un po' i contrasti. Devo dire, dalle anteprime che ricevo qui dallo schermo, dal display della macchina, i risultati sono soddisfacenti. Inoltre sto utilizzando lo stabilizzatore di questa Olympus, che è davvero strabiliante. Riesco a scattare a mano libera anche un secondo o qualche frazione di secondo, insomma tempi veramente non di sicurezza. Naturalmente con il fogliame quello che potrebbe succedere è che le foglie si muovano, per cui si ha la percezione di una foto non nitida, però questo si verificherebbe comunque anche con il cavalletto. In questi casi forse la soluzione è alzare gli ISO e avere dei tempi di scatto più veloci. Questa volta non mi sono perso a Monte Gennaro, ma mi sto perdendo, nel senso più bello della parola, qui nella Valle Cavalera, perché l'ambiente è davvero fantastico. Sono in questo punto, forse è il punto più bello della valle, perché è una leggera depressione e ci sono tutti questi faggi secolari, monumentali, sparsi per la valle. Ma non credo che andrò in vetta, perché veramente qui la temperatura è molto gradevole, si sta bene. Ci saranno 20 gradi forse, ed è veramente un piacere stare in questo ambiente così fresco, piuttosto che andare a prendere il caldo sopra la cresta del Monte Gennaro così assolata. Questa volta, proprio come nella canzone dei PFM, ho incontrato un cavallo, anzi veramente 4, qui nella Valle Cavalera. Quella di oggi si è rivelata veramente una bellissima escursione in questo posto fantastico. Sto seguendo i cavalli e tra poco, vedete, lì in fondo nella luce si aprirà il pratone di Monte Gennaro. Non credo che oggi raggiungerò la vetta del Monte Gennaro, perché si sta così bene qui nella valle, con
i faggi, con il fresco, con gli animali. Sono comunque arrivato ormai al pratone di Monte Gennaro, proprio qui all'uscita della valle. C'è una piccola chiesa, una grande radura, insomma un grande prato, il nome stesso lo dice, il pratone di Monte Gennaro. Magari riuscirò a effettuare qualche scatto ad alta risoluzione per provare questa funzione della Olympus e poi magari farò qualche considerazione sul sistema micro 4 terzi, su questa macchina che ho avuto in prova per circa 4 settimane. Questa qui è la chiesetta del pratone di Monte Gennaro, è una chiesa ormai sconsacrata e non conosco la storia di questo fabbricato, ma si trova in un punto assolutamente panoramico. Da qui si riesce a controllare un po' tutta l'estensione di questo pianoro carsico, di questo avvallamento sotto il Monte Gennaro. Il Monte Gennaro è quella cima lì e da qui si riesce ad intravedere anche la Croce di Vetta. In questo momento la luce è molto forte e realizzare una fotografia qua sarà molto difficile. Magari cercherò di sfruttare un po' il boschetto da quella parte per insomma creare una composizione diversa. Non che questo edificio sia particolarmente interessante, non nasconde una grande bellezza, ma magari si può cercare di incorniciarlo in mezzo alle piante per cercare qualcosa di diverso. Vediamo che cosa si può fare. In queste settimane ho avuto la possibilità di provare la Olympus EM1 Mark III e due bellissimi obiettivi e per questo devo ringraziare OM Digital Solution, OM System, che praticamente è la nuova società che gestisce il marchio Olympus. Per questa serie di video non sono stato retribuito, ma è stata una collaborazione così alla pari. Ho avuto una macchina e dell'attrezzatura a disposizione e in cambio porterò a voi un po' le mie considerazioni su quanto ho provato, su quanto ho testato in queste settimane. Ebbene, so già che alcuni di voi vorranno una risposta alla domanda: passerò ad Olympus, al sistema micro 4 terzi? Ecco, sicuramente questa non è una domanda a cui avrete soddisfazione in questo video e sicuramente neanche nelle prossime settimane. È un processo, quello del cambiamento del sistema fotografico, che va valutato molto bene, ci sono molti aspetti da considerare e quindi probabilmente io voglio considerare questa mia prova, queste mie settimane con Olympus come una prova, come una conoscenza anche reciproca proprio con Olympus. Io mi sono preso qualche appunto perché non vorrei dimenticare nulla, quindi andando con ordine vorrei iniziare da quello che mi è più piaciuto di questo sistema fotografico, ovvero l'ergonomia e la robustezza di questa macchina. Guardate, io non ho le mani molto grandi, ma neanche molto piccole, e così riesco a impugnarla molto bene con questo obiettivo che è un super zoom. Il tutto rimane molto equilibrato. Sicuramente è una macchina che dà una impressione di robustezza e di professionalità. In effetti con questa macchina io potrei effettuare dei lavori professionali, ovvero su commissione, non solo magari delle foto scattate, delle foto ricordo. Sicuramente questo è un sistema che per il professionista di un certo livello può andare bene. E quindi l'ergonomia di questa macchina è sicuramente un punto di forza insieme alla robustezza, senza però dimenticare che questa si tratta di una macchina fotografica completamente tropicalizzata, ai più alti livelli di tropicalizzazione. Certo, non andrei a fotografare o a fare un servizio fotografico sotto l'acqua perché non è nel mio stile, insomma non è il mio genere di fotografico, però sicuramente sarei tranquillo qualora ci fosse un po' di acqua, un po' di umidità. Insomma, ogni obiettivo ha una guarnizione intorno e tutte le chiusure sono tropicalizzate con delle guarnizioni e si sente proprio nel momento in cui scatta la chiusura.
Ma un altro punto di forza che ho riscontrato in questi giorni sicuramente è la durata della batteria. Vedete, è una batteria abbastanza grande, non sarò qui però a darvi i numeri di quanti scatti ho realizzato in un giorno, quante ore di filmato, eccetera, eccetera. Posso dirvi che in tutte queste settimane, utilizzando la macchina come avrei utilizzato la mia Fuji X-T3 o X-T30 per video, foto, anche delle prove, ho utilizzato molto il menu per andare a vedere le impostazioni. Sono sempre tornato a casa a fine serata con la batteria ancora al 30-35%, per cui la batteria sicuramente è un punto di forza. E scorrendo qui sulla lista dei punti di forza, che già vi annuncio, vi anticipo che è un po' più lunga dei punti deboli che ho riscontrato in questo sistema, trovo dopo la batteria trovo il menu e l'operatività, ovvero dopo i primi giorni in cui con un nuovo sistema fotografico bisogna insomma navigare un po', perdersi nel menu per poi andare a ritrovare tutte le funzioni che ci interessano di più, la misurazione dell'esposimetro, praticamente il timer a 2 secondi o a 10, insomma queste varie impostazioni qui, quelle che poi utilizziamo di solito sulla nostra macchina. E queste operazioni possono durare un paio di giorni, dovrete magari passare la serata sul divano a guardare, a giocare con la macchina, a fare degli scatti di prova per capire un po' dove sono tutte queste funzioni. Una volta effettuato questa prima conoscenza con il menu, con le ghiere e con le varie funzioni principali e con i tasti, sicuramente vi troverete a vostro agio. Guardate, con il pollice e con l'indice si riescono a regolare tutti i parametri fondamentali delle nostre foto, i tempi, gli ISO sono qui sul bottoncino e poi si possono spostare, e veramente mi sono trovato molto bene in situazioni di reportage anche un po' critiche. Ci sono stati dei gravi incendi in zona, sono andato a realizzare un reportage molto vicino alle fiamme. Con questo zoom, quindi 12-100, sono riuscito a effettuare un po' dei primi piani del fuoco, dell'ambiente, dell'elicottero. Vi lascio qualche fotografia mentre parlo, e in situazioni concitate, perché c'erano i vigili del fuoco, le ambulanze, tutto quanto, sono riuscito comunque ad effettuare degli scatti regolando il tutto, anche gli ISO, le varie impostazioni di ripresa, e insomma sono riuscito a portare a casa degli scatti molto interessanti. Ultimo punto di forza, poi sicuramente qualcuno me lo sono scordato, però l'ultimo e forse anche il più importante è lo stabilizzatore di questa macchina. Questa macchina fotografica, un po' perché proprio per la sua natura ha un sensore più piccolo, quindi entra meno luce, un po' perché gli obiettivi sono f4, eccetera eccetera, ha bisogno di tempi un po' più lunghi per scattare fotografie, oppure di ISO alti. Per ovviare al problema dei tempi lunghi, praticamente Olympus ha creato uno stabilizzatore che vi permetterà di realizzare delle fotografie a mano libera tranquillamente di mezzo secondo, un secondo, o se proprio vi organizzate con dei sistemi, insomma le vostre tecniche di stabilizzazione attraverso il vostro corpo, insomma io sono riuscito a fare delle foto alle cascate con delle lunghe esposizioni anche di 2 secondi, 2 secondi e mezzo. Questi sono tempi veramente incredibili. E se qui finisce la lista dei punti forti di questo sistema, anche se sicuramente qualcuno l'avrò dimenticato, qualcuno forse non l'avrò neanche scoperto, vorrei parlarvi non tanto dei punti deboli, ma forse dei punti un po' critici o delle differenze che ho riscontrato con altri sistemi che ho utilizzato nel tempo nella mia carriera fotografica. La qualità d'immagine, e molti dicono ma il micro 4 terzi c'è il sensore piccolo, la qualità d'immagine non sarà sicuramente come il full frame. Allora, delle differenze chiaramente ci sono, però io ho riscontrato che con 20 megapixel, quando scattiamo una fotografia con un bel soggetto che riempie perfettamente il fotogramma, ci sono dei dettagli, come per esempio io ho utilizzato Melody come soggetto spesso, magari come per fare dei ritratti, e Melody, essendo un cane, ha del pelo, insomma dettagli, micro dettaglio. Io credo che non ci sia da discutere su aspetti di qualità di immagine, ci sia più che altro da discutere sulla differenza delle applicazioni
che noi possiamo avere, insomma, portare avanti con il micro 4 terzi. Il micro 4 terzi è un sensore più piccolo che però offre dei vantaggi che sono quelli dell'operatività, della stabilizzazione, tutti quelli che vi ho detto fino adesso, e naturalmente c'è un po' di criticità per quanto riguarda la luminosità. Infatti il sensore più piccolo entra meno luce. Però in questo caso abbiamo obiettivi, spesso quelli professionali più i fissi hanno una luminosità di f1.2, 1.8. Questa serie, che sono degli zoom, dei super zoom, hanno una luminosità comunque fissa di f4. In situazioni di bassa luminosità potrebbe un po' essere un problema, però io ho scattato delle fotografie, per esempio nel sottobosco, alle cascate, con delle lunghe esposizioni, con le giuste impostazioni della fotocamera. Non ho riscontrato il problema di dover poi per forza aprire le ombre e tirar fuori i dettagli dalle zone, magari degli angoli più in ombra e più nascosti del sottobosco. No, perché scattare una fotografia vuol dire andare a concentrare lo sguardo dove la luce va a colpire il nostro soggetto, per cui le zone in ombra, se sono in ombra, è meglio che ci restino, non dobbiamo andare troppo a smanettare, perché evidentemente se abbiamo questa esigenza compulsiva di aprire le ombre, evidentemente abbiamo sbagliato la fotografia. Per cui chiaramente è un sistema diverso di fotografare, è un sistema diverso di approcciarsi alla fotografia, però posso assicurarvi che non avrete problemi a portare a casa delle fotografie molto molto interessanti. Quindi questo è quello che penso. Un po' forse per come sono abituato io a scattare con Fuji, che mi consente di recuperare molto le alte luci, ho avuto qualche difficoltà andare a recuperare molto le alte luci, perché magari scattavo in un certo modo, utilizzavo dei filtri eccetera. Mi ha con Olympus creato qualche difficoltà, magari perché interviene subito una posterizzazione dei colori, delle luci, per cui la luce virava un po' verso il grigio, ma questo problema si può ovviare con il tempo nell'imparare a domare la natura della bestia. Cioè dovete capire che la macchina quali sono i limiti del sensore e di conseguenza scattare le vostre fotografie per tenere tutta l'immagine in gamma. I punti deboli, allora 20 megapixel per quanto riguarda la stampa potrebbe essere un problema, forse sì, se dobbiamo riempire la facciata di un condominio, oppure magari fare delle grandissime stampe. Io devo dire la verità, non le ho stampate, ma con la Canon full frame era sicuramente un sensore più grande, ma comunque aveva 22 megapixel e facevo delle stampe anche molto grandi. Credo sia lo stesso anche per questo. Abbiamo parlato della luminosità, forse vorrei dire che forse il mirino potrebbe essere un po' più luminoso, un po' più tridimensionale, ma stiamo sempre parlando di una Olympus micro 4 terzi, di una mirrorless. Allora, questa macchina fotografica ha al suo interno delle funzioni speciali. Queste funzioni speciali sono, per esempio, prima di tutti l'alta risoluzione che ho voluto testare in questo video nella Valle Cavalera sotto al Monte Gennaro. Allora, mi sono trovato bene, evidentemente escono delle foto con tanti megapixel, le potete poi stampare in dimensioni più grandi, però la fase di scatto non è certo un sistema di scatto che può essere utile per un reportage, una situazione molto veloce. Diciamo che una fotografia ad alta risoluzione può impiegare tra i 15-20 secondi, 30 secondi, un po' perché dovete andare a cercarla nel menu, un po' perché richiede proprio tempo, perché sono 16 scatti diversi che sfruttano il movimento del sensore, quindi la stabilizzazione, un po' l'elaborazione del file, insomma potreste perdere un po' della scena, un po' dell'azione, quindi sono sicuramente delle funzioni indicate per fotografie magari in studio, di ritratto o magari di paesaggio, dove però avete tutto il tempo per scattare la vostra fotografia. Poi un'altra funzione invece che mi è piaciuta molto è stato il Live ND, ovvero la simulazione del filtro ND. Chiaramente c'è una differenza grandissima con il filtro ottico, però sicuramente è una funzione che
vi può tornare utile quel giorno che siete andati a fare un giro in montagna, trovate una cascata, un lago, volete fare degli effetti creativi, particolari, oppure per esempio al centro di una città, magari in Portogallo con quei tram, oppure a Roma ci sono degli autobus colorati, potete fare delle lunghe esposizioni utilizzando lo stabilizzatore della macchina per insomma creare degli effetti molto artistici interessanti. Poi c'è un'altra funzione che è il live composite o una cosa del genere, che praticamente vi va a generare l'esposizione, la vedete direttamente nello schermo, ma questo onestamente io non l'ho provato perché non è il mio genere di fotografie, ma può essere utilizzato per esempio il light painting, delle fotografie di esposizioni, magari potete fare delle scritte con la luce. Naturalmente queste sono delle funzioni molto importanti, sono dei plus da avere dentro la macchina fotografica, ma probabilmente io riuscirei a fotografare professionalmente anche senza quelle funzioni. Sono sicuramente delle cose in più che è bello avere e che ringrazio Olympus per aver dotato queste ultime macchine di queste funzioni. Siamo vicini alla conclusione. Prima di salutarvi vorrei parlare degli obiettivi che ho avuto in prova. Si tratta del grandangolo molto bello, leggero, che è molto compatto, guardate, sta in mano così aperto, e si tratta dell'8 25 mm f4 Pro, poi ha altre sigle, comunque si tratta di un obiettivo Zuico, ha la possibilità della messa a fuoco manuale in questo modo, così, ed è molto precisa, l'ho provata, e soprattutto è molto leggero, ha chiaramente stabilizzato, ed ha una escursione focale che va dal grandangolo spinto 16 mm fino ad una focale normale di 50 mm, quindi magari delle volte potrete uscire anche solo con questo obiettivo e stare tranquilli che potrete realizzare dei panorami piuttosto ampi, anzi ampi, e anche dei ritratti, perché il 50 mm è un obiettivo da ritratto ambientato. La luminosità è f4, per cui magari dovreste cercare di fotografare o in luce diurna oppure con delle lunghe esposizioni, avendo cura magari di gestire bene gli ISO e i valori dei tempi di otturazione. Quello che mi è piaciuto di più invece per la mia fotografia di montagna è il super zoom 12-100 mm, ovvero un equivalente di 24 mm 200 mm. Con questo obiettivo, questa combinazione che pesa circa 1 kg, più o meno è come la X-T3 con il 18-55 del kit, con questa combinazione qui non avrete bisogno di altre cose per andare in montagna. Vi portate questa e potrete fare dal 12 mm, quindi panorami abbastanza spaziosi e ampi, fino a un teleobiettivo di 200 mm, quindi potrete vedere un animale in fondo, un camoscio, un qualche cosa di lontano, un dettaglio sulla roccia o una nuvola in fondo. Sicuramente con questo riuscirete a fotografarla, a portare a casa la vostra fotografia. Quello che mi piace molto è il paraluce. Inizialmente pensavo fosse bloccato perché ho anche scritto a Olympus facendo una brutta figura e ho detto ma qua c'è l'obiettivo bloccato, invece c'è un pulsantino che voi schiacciate e praticamente vi consente di aprire e poi chiudere, anche se è di plastica è sicuramente molto fisso e stabile, è una caratteristica che mi è piaciuta molto. Ha una bella lente frontale molto ampia, comunque f4 è molto aperto, la luminosità è fissa e anche qui c'è uno stabilizzatore potentissimo, per cui con questo potete fare delle fotografie ad un animale o in fondo, anche così che certo se l'animale si muove la foto vi viene mossa, però se vi muovete voi oppure avete bisogno di un tempo leggermente più lungo perché la luminosità è bassa, così siete vicino al crepuscolo, sicuramente con questa riuscirete a fare la vostra foto. E quindi passerò a Olympus? Non lo so, magari grazie anche ai vostri commenti che lascerete sotto a questo video, che Olympus leggerà, potrò avere la possibilità di provare altre macchine fotografiche, altri obiettivi, e quindi sbizzarritevi sotto nei commenti, scrivetemi se utilizzate questa macchina, il sistema 4/3, che cosa ne pensate e quale obiettivo, quale lente vorreste che io provassi magari in futuro. Sapete che quando io porto delle recensioni sul canale si tratta di recensioni basate sull'esperienza, non
su mire fotografiche oppure in studio o quantomeno basate sulla mia esperienza, ovvero sulla vera fotografia di montagna, sulla fotografia sul campo e la fotografia di paesaggio. Io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi e questa lunga considerazione su Olympus fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche escursionistiche. Ci sono anche delle novità riguardo dei workshop che sto organizzando con Paul Thompson e Matt Bishop, per cui rimanete sintonizzati. Voglio ringraziare ancora una volta Olympus che mi ha dato l'opportunità di provare questa bellissima attrezzatura fotografica. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!